Ragazzacci, buona giornata. Scusate se in settimana non ho caricato nessun video, ma avevo fatto uno, però ho scoperto dopo 4 mesi di aver installato un microfono esterno che il microfono esterno non stava funzionando, perché con il programma video che viene con il cellulare non è riconosciuto. In settimana allora ho usato un programma apposta che riconosce il microfono, però non sapevo che andava messo in modo aereo il telefono, perché se no il microfono prende dei suoni strani, delle interferenze, sicché il video era inservibile. Che ci riproviamo oggi, nuovo intento. Allora, oggi abbiamo qualcosa di interessante. Scusate, mi sono dimenticato il pennello. Andiamo oggi con questo Zenith Sbarba in tasso. Mettiamo a mollo un pochino, così si scalda le setole. Allora, oggi cosa usiamo? Oggi usiamo sapone Luna. Questo lo fa Elysian, questo è un fabbricante americano. Vi metto anche l'inci, così lo guardate. Allora, profumazione, ragazzi, di questo sapone mi ha veramente preso. È una profumazione leggerissima, ok? Non vi aspettate una bomba americana, niente a che vedere. Mi ricorda qualcosa di legnoso, però con qualcosa di aromatico. Non so se c'è del basilico, del rosmarino dentro, c'è qualcosa di aromatico. Vi dico, la profumazione è leggera, però quando uno se la spalma in faccia veramente ti rende la rasatura piacevolissima. È un sapone abbastanza duretto, gommosello direi. Poi abbiamo il suo after, che poi lo proveremo. E come rasoietto oggi usiamo il rasoio che si è fatto fare The Razor Company, un famoso negozio americano. Un rasoio che pesa 40 grammi, su una scala dell'1 al 10 è dato come 4, come diciamo aggressività o efficacia, e tutto in alluminio, con la eccezione di questi pin, che sono i pin che danno la guida alla lametta, che sono in acciaio inossidabile. Veramente un rasoietto leggero. Ricorda molto per la forma della testa, è un po' Lenson, diciamo. E proviamo la rasatura, un rasoio che si sente appena la lametta. Io l'ho provato solo radendomi i bracci, non l'ho ancora provato in faccia, sarà la prima volta in faccia, montato con una lametta un pochino efficace, una Feder. Allora, cominciamo togliendo la ciotola, ecco una bella botta al lavandino, la ciotola dall'acqua, prendiamo un pezzettino di sapone, un po' troppo ci va bene, abbondiamo. Allora, come mia abitudine, sciolgo il sapone in ciotola, così si fa un po' prima. Sapone che non è che sia un varesino come durezza, però insomma è un sapone un pochino duro, come gommoso, ceroso. La profumazione già si sta aprendo e mi piace tantissimo, non lo so, mi ha preso questa profumazione veramente tanto. Qualcosa di balsamico, non lo so, legnosa. Io approfitto mentre sciolgo qui il sapone per chiedervi scusa se avete commentato e non vi ho risposto. Non so che succede, ragazzi, mi arrivano solo alcune notifiche dei commenti che fate. Oggi, rivedendo gli ultimi 4-5 video, ho visto 3-4 commenti che non vi avevo risposto perché veramente non avevo visto i commenti sotto, non mi era arrivata la notifica. Vi chiedo scusa, e se mi fate qualche domanda che vedete che non vi rispondo, magari riprovate a farla nell'ultimo video facendo referenza al video vecchio. Allora, cominciamo a montare il saponcino. Sapone che vi dico, come già l'ho provato, è un sapone assetato, vuole tanta acqua. Però fa veramente una schiuma bellissima. Mi sono piaciuti tanto questi saponi qui della Elysian. Questo è un negozio che trovate in Etsy, potete comprarli lì, immagino che spediranno in Italia, in Europa. Io non li avevo mai presi perché come su Etsy devo pagare l'invio interno in America,
e mi rompo un po' le scatole. Allora aspetto che qualche negozio di questi più grandi come The Razor Company li porti, che con loro, comprando il sapone e l'after, l'invio nazionale praticamente viene gratis. E infatti così è successo, li ho portati The Razor Company e ho approfittato e l'ho comprati lì, così non ho pagato l'invio. Allora guardate che bella schiuma che ha fatto il sapone, bellissima. La bagnatina, c'è una tubelettina di sapone senza sciogliere, e andiamo di montaggio in faccia. Spero che l'audio ora con il microfono esterno sia migliorato. Ho cambiato anche un pochino la posizione alla camera principale, l'ho messa un pochino più centrale e ho aumentato un po' le luci in bagno. Spero migliori un pochino la qualità del video, però ragazzi vi dico, io di questa roba di fare video, fotografie sto a zero. Allora, profumazione, come vi dicevo, mi piace tantissimo. Sapone che vedete, nonostante l'acqua che avevo messo in ciotola mi sta chiedendo ancora più acqua, ha fatto molta schiuma. Però guardate che bella schiuma che ha fatto. Cioè, è la schiuma che mi piace a me, schiuma bella carica di acqua, e si sente che veramente bagna, ammorbidisce il pelo della barba. Ottimo, ottima. Vi ripeto, la profumazione è leggera, non vi aspettate una bomba americana, però almeno a me mi è piaciuta tantissimo questa. Allora, TRC, The Razor Company, si chiama rasoio, TRC, alluminio, proviamolo con le Federa. Allora, così a prima botta io lo comparerei a Lenson 3+, quello più aggressivo, con la unica differenza, sto vedendo qui in faccia, che mi sembra che questo ha un angolo più obbligato che Lenson, perché sento che appena sbaglio un pochino l'angolo, immediatamente il rasoio no, mi fa sentire la lametta, non taglia bene. Ha un angolo di uso veramente piccolo, che o lo becchi o non tagli. Però se si becca l'angolo giusto mi sembra che sia un rasoio che taglia benissimo la barba. Avevo barba di 2 giorni, non ho avuto nessun problema. Veramente ottimo. Vi dico, l'unica cosa, ha un angolo di utilizzo veramente piccolo, va preso l'angolo esatto, se no è un bene e un male. Magari per chi sta iniziando è un bene. Qui mi sono pizzicato, guardate, perché la lametta si sente, guardate come mi sono pizzicato. È un bene perché obbliga
a usare l'angolo corretto. È un male perché magari per chi ha un pochino più di esperienza, fatemi mettere un pochino di allume perché mi sono pizzicato, perché la lametta si sente, magari è un pochino fastidioso perché obbliga a utilizzarlo in una sola maniera. Mi sono distratto parlando con voi e mi sono pizzicato il mento perché ho una leggera esposizione positiva. Comunque ragazzi è delicatissimo e lì è stata veramente una distrazione mia. Adesso io rade veramente bene. Guardate, mi sono proprio pizzicato la pazza. Anche l'attaccatura del naso Ottimo, perché il rasoio c'ha un pochino di esposizione. mi sta lasciando veramente liscio il rasoio. Io penso che forse è un pochino più dell'Exxon più. Perché con l'Exxon più non mi sarei pizzicato così, difficile. Non lo so ragazzi, questa profumazione mi ha veramente chiappato. Non è niente di speciale, però mi ha proprio preso. Allora facciamo un pochino di contropelo qui da una bassa. Non male anche le branchie. Mi prendere un pochino di matita perché mi sono dato una bella pizzicata. Nemmeno con lo sciavette, ragazzi. Cose che succedono. Guardate che ho fatto il traverso e già qui era l'obliquo, così che quasi per me un contropelo, un mezzo contropelo non prende niente. Cioè che già il rasoio con il traverso praticamente mi aveva lasciato liscio. Benissimo, anche zona branchie, zona bassa del collo me l'ha tagliata senza dolore. Ragazzi, ottimo, Barbata eccezionale. Peccato questo tagliettino che mi sono fatto per distrazione, però un risultato pazzesco.
Non l'avevo ancora provato in faccia, l'avevo provato solo sui bracci e già mi era piaciuto, anche se sui bracci è un pochino fastidioso per quest'angolo obbligato che ha. Però in faccia, ragazzi, il risultato pazzesco. Allora fatemi togliere i peli morti che c'è qua, sto gatto morto che c'ho dentro il lavandino. Diamo un'insaponatina e vediamo l'allume di rocca, a parte il tagliettino, cosa ci dice. Mamma, mi piace questa profumazione. Purtroppo nell'after cambia un po', non è esattamente come nel sapone. Mi piace molto di più quella del sapone che l'after. L'after è più legnoso. Allora, Dona Waffi, non sento l'allume. Guance, nemmeno. Zona sotto il collo, appena qualche puntino. Allora, ragazzi, guardate, nonostante sia liscissimo, l'allume di rocca quasi non lo sto sentendo. Sicché il rasoio veramente, se ben usato, se non fa una bischerata così, è un rasoio delicato. Anche se vi dico, un pochino di esposizione ce l'ha, se no non mi sarei, con esposizione neutra o negativa non mi sarei fatto questo tagliettino. Il rasoio ha una leggerissima esposizione positiva, sicché insomma va usato con un pochino di mano e intelligenza, cosa che io non ho avuto qua, se no non mi sarei tagliato. Parlando ero distratto, anche qui dove ho, vedete, un pochino di irritazione ancora, mi ha fatto un piccolissimo red point, perché il rasoio, ragazzi, la lametta un pochino sale dal rasoio, ha una leggera esposizione positiva, comunque taglia che è uno spettacolo. Guardate che piallata che mi ha dato, incredibile. Incredibile. Vi dico, l'unico difettino che gli trovo è questo angolo molto obbligato che ha. Però mi sono onesto, ecco, è rimasto come del pelo col sapone. Mi sono onesto e taglia veramente bene ed è molto piacevole la sensazione di taglio che dà il rasoio, molto piacevole, mi è piaciuto tanto. Vedete come è fatto, ha i pin in acciaio e anche la filettatura, la vite di serraggio è in acciaio, è fatto veramente bene il rasoio, leggerissimo, 40 grammi pesa, dati dal fabbricante, non l'ho pesato io. L'unica cosa, lo fanno nero e grigio non c'era, l'ho dovuto prendere nero. Io non sono molto amante dei rasoi neri perché con la stearina, con il sapone è un casino, diventano tutti bianchi e uno deve stare con lo spazzolino a pulirli per togliergli questa roba bianca che fanno, sto calcare. Però per il resto, ragazzi, è veramente bellino, il rasoio è fatto molto bene, si regge molto bene. Vedete che ha una parte liscia del manico che è praticamente quella che quasi non si usa, mentre la parte dove si regge il rasoio è scanalata, ha un ottimo grip, veramente si tiene benissimo in mano. Allora diamo una sciacquatina qui a pennello e lavandino velocemente, così poi chiudiamo il video e ci diamo una bella splashata. Mettiamo un pochino il pennello a mollo,
che si sciolga il sapone dentro il pennello, e mentre intanto ci diamo una splashata. Allora, vedete che dentro all'after sul fondo c'è un pezzo di ghiaccio. No, non è un pezzo di ghiaccio, non lo so cos'è. Mi immagino che saranno gli oli che si compattano e fanno questo fondo, sicché l'after va obbligatoriamente sciabordato. Infatti vedete che da trasparente diventa opaco. Ecco, è venuto via. Ce l'abbiamo fatta. Il dosificatore. Allora diamo una bella splashata. Allora, l'after è delicato, ha witch hazel, aloe vera e alcol, oltre naturalmente a fragranze e olio essenziali. Allora, la mia pelle l'ha assorbito velocemente, non mi sta lasciando una gran sensazione di olio, sento più che altro la pelle bagnata, però vedo che già lo sta assorbendo. Allora, post rasatura, tanto del sapone come dell'after lo sento fantastico, mi ha lasciato la pelle morbida. Allora, mi sta rimanendo una leggerissima sensazione appiccicosa dovuta probabilmente all'after, però sento che già sta seccando, vedete che già la pelle si sta seccando. Ho una leggerissima sensazione appiccicosa, però sicuramente in qualche minuto sparisce. Mi sento la pelle fantastica, 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 fantastica. Buoni prodotti veramente. Vi metto l'inci dell'after, così lo potete vedere se siete interessati a questi prodotti. Mi sembra, non sono sicuro, che nel negozio Etsy loro vendano anche campioncini da 2 onze, roba del genere. Che magari, se siete interessati, invece di comprare il sapone completo, se non mi sbaglio, potete comprare il campioncino. Allora, piccolo riassunto finale. Sapone Elysian number 1, veramente ottimo ragazzi, veramente ottimo. Mi è piaciuto tanto quella profumazione di questo Luna, un legno balsamico, ottimo veramente, mi ha colpito, anche se è una profumazione leggera. E come sapone ottimo, in faccia post rasatura ragazzi, ho la pelle che sembra velluto. E va bene, pennellino sbarba ragazzi che sta qua a mollo sciogliendosi, immagino che lo state vedendo nella camera secondaria. Tanta roba ragazzi, questo Zenith Tasso. Bruno credo che ha mandato a abbassare un pochino i ciuffi, sono un po' modificati dagli Zenith standard. Mi ci trovo benissimo con questo pennello. Rasoio TRC The Razor Company in alluminio, ragazzi, tanta roba, tanta roba, ma poi costa anche il giusto. E un rasoio che non dovete commettere l'errore che ho commesso io di sottovalutarlo un pochino stamattina. Pensavo che era un pochino più delicato come rasoio, infatti come risultato mi porto via questo tagliettino e un red point, perché l'ho un po' sottovalutato. Avete visto che il primo passaggio andavo, ormai ero rimasto senza sapone, parlavo con voi, i pacchetti. Mi ha dato un bacino, mi vuole molto bene, grazie, ti voglio bene anch'io. No, a parte gli scherzi ragazzi, è un rasoio che rade benissimo, efficace, però delicato allo stesso tempo. Certo, va usato con un pochino di testa. L'unico difetto che gli posso trovare è questo, ha un angolo veramente veramente obbligato, dovete usarlo con il suo angolo, però se lo usate col suo angolo ragazzi, sbarbata pazzesca. Non voglio esagerare, però probabilmente se mi sbarbavo con R41 non è che rimanevo molto più liscio di come sono ora, con un rasoio che è relativamente delicato. Veramente mi ha lasciato a bocca aperta questo rasoietto in faccia, una sbarbata, anche la bazza, e non ho fatto nemmeno tanti passaggi in zona baffi, incredibile, zona branchie, impressionante. Forse mi ha un po' ingannato alla descrizione che loro danno, lo danno molto mild, ma ha il suo carattere questo rasoio, veramente ottimo.
Va bene ragazzi, per oggi è tutto, ci rivediamo penso domenica, Vediamo domenica, c'è tanti saponi da provare, ma tanta roba. Come rasoio, insomma, ormai non mi è rimasto più tanta roba, già siamo a più di 100 video, quasi tutti ho usato un rasoio differente, sicché insomma, però qualcosa c'è ancora nel rasoio, però più che altro saponi, ho dei saponcini interessanti, specialmente mi è arrivato il Pacis italiano col suo after, che sono curioso di provare, magari domenica proviamo il Pacis. Va bene ragazzacci, vi saluto, un abbraccio grandissimo e ci sentiamo pronto.